Ma sapete cos'è successo a Paolino? Perché è un pezzo che non viene a lezione. No? Non sapete niente? Boh. Già non sa scrivere in modo comprensibile e non sa mettere due parole una dietro l'altra in italiano. Poi salta alle lezioni. Vabbè, sentiamo Giulia. Giulia, ma che tu sappia, Paolino viene a lezione oggi? Come malato? Ancora? Ma io lo sapevo guarito da un pezzo. Mm, questa cosa mi sa di bugia colossale, A te non sa di balla bella e grossa? Sai una cosa? Io non ci credo. E chiamo sua madre adesso. Ah, sì, 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 adesso chiamo sua madre. Vado a chiamarla. Sì, 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 sì. Ciao, 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 ciao. Eh sì, non è possibile, assolutamente. Ma cos'è questo odore? È la mia manica. Sa di aceto. Mi sa che è finita nel piatto dei pomodori e non me ne sono accorto. Che schifo. In questa scenetta avrai notato tanti usi diversi del verbo sapere. Si tratta di un verbo italiano molto interessante perché può avere i significati più diversi e ne ho inseriti i principali proprio in questo video. Prima di iniziare, ti ricordo che ho preparato un documento PDF gratuito per te che include la spiegazione e il contenuto di questa lezione. Clicca sul link che trovi nella descrizione di questo video per ricevere subito il tuo documento PDF. Sicuramente conosci gli usi più frequenti del verbo sapere. Sapere significa essere a conoscenza, avere notizia di qualcosa. Sapete cos'è successo a Paolino? Non sapete niente? Sai che sta uscendo un nuovo corso di Vaporetto italiano? Sapere è usato anche come verbo modale, che significa essere capace e accompagna un verbo all'infinito. Paolino non sa scrivere in modo comprensibile e non sa mettere due parole una dietro l'altra in italiano. Giulia non sa sciare. Ma oggi ti voglio presentare degli usi molto avanzati e molto diversi del verbo sapere. Quando ho chiamato Giulia ho detto: che tu sappia, Paolino verrà a lezione oggi? Che tu sappia, che cosa significa? Significa per le informazioni che hai. Paolino verrà a lezione oggi? È una costruzione molto usata in italiano. Che più soggetto più il verbo sapere al congiuntivo presente. E il soggetto può cambiare. Che io sappia è ancora malato. Che voi sappiate, in che data cade Pasqua quest'anno? Che tu sappia, che io sappia, che voi sappiate. E poi uso il verbo sapere in un modo molto interessante e molto avanzato. Giulia dice che Paolino è malato e io dico ancora? Io lo sapevo guarito da un pezzo, Io lo sapevo guarito. Io sapevo Paolino guarito. Che cosa significa sapere in questo caso? Sapere significa credere che una persona sia in una certa situazione o in un certo luogo. Lo credevo guarito, credevo che fosse guarito. I tuoi genitori sono a casa? Ma io li sapevo in viaggio in Perù. Credevo loro in viaggio, credevo che fossero in viaggio. Bella questa, eh? E poi uso un'altra espressione che è veramente usatissima nell'italiano di tutti i giorni. E dico, sai una cosa? Adesso chiamo sua madre, perché io non ci credo. Sai una cosa? O sapete una cosa? Se stiamo parlando con più persone. È un'espressione molto naturale che si usa per proprio introdurre un'intenzione decisa che abbiamo, qualcosa che stiamo per fare e siamo decisi a fare. Sai una cosa? Adesso chiamo sua madre. E poi arrivano altri usi molto interessanti.
perché sento un odore strano e dico: è la mia manica, sa di aceto. È chiaro il significato di sapere in questo caso. Sapere di significa avere l'odore o il sapore di. La mia manica sa di aceto. Secondo voi questo vino sa di tappo? Ha l'odore di tappo? Il gelato di ieri sera non sapeva di niente. Non aveva gusto, non sapeva di niente. Sapere di avere il gusto o l'odore di qualcosa. E c'è un uso molto simile all'interno della scenetta iniziale, perché sempre parlando con Giulia dico questa cosa sa di bugia colossale. A te non sa di balla bella e grossa? Una balla, informalmente, è una bugia in questo contesto. Sa di bugia. A te non sa di balla? In questo caso, sapere di significa sembrare, dare l'impressione di. Questa cosa mi sa di bugia, mi sembra una bugia. A te non sembra una balla? Non ti sembra una balla? Non abbiamo comprato quell'orologio perché ci sapeva di fregatura. Sembrava una fregatura, una truffa. Quindi sembrare di significa avere il gusto di, avere l'odore di o sembrare, dare l'impressione di essere. E poi uso la costruzione mi sa che. Mi sa che la manica è finita nel piatto dei pomodori. Sì, io condisco i pomodori con l'olio e l'aceto. Mi sa che significa penso che sia finita. E avrai notato che mi sa che generalmente non richiede il congiuntivo. È una costruzione molto informale e è seguita dall'indicativo. Mi sa che è finita nel piatto dei pomodori. Mi sa che è tardi per prenotare un tavolo in quel ristorante. Vabbè, ci andiamo la prossima volta. Nulla vieta di usare il congiuntivo però in questo caso, Si può, ma generalmente mi sa che è seguito dall'indicativo. Vorrei aggiungere un ultimo uso del verbo sapere, perché Giulia al telefono mi ha detto: ma sì, dai, sai com'è? È un ragazzo. Avrà marinato la scuola, sai com'è? È un ragazzo, è giovane. Che cosa significa sai com'è? Significa, dai, sai come succede, che cosa succede normalmente, è normale, lo sai com'è. È un ragazzo. Un altro esempio. Rita e Paolo si erano messi insieme durante il liceo, ma poi sai com'è, si cresce, si va all'università e ci si perde di vista. Sai come succede normalmente, è normale, sai com'è. Bene, questi erano degli usi molto, molto speciali del verbo sapere, degli usi che renderanno veramente il tuo italiano sempre più naturale, autentico e avanzato. Quindi cerca di fissarli al meglio e se vuoi scrivi delle frasi qui sotto nella sezione dei commenti usando il verbo sapere in uno o due nuovi usi. Grazie per la tua compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!